Oggi vediamo la Light Baton 3 Pro. Questa è una delle torce che preferisco per le DC, infatti unisce portabilità e potenza. È abbastanza piccola da poter facilmente sparire nella tasca di un jeans, ma molto potente, infatti arriva anche a 1500 lumen con una distanza di 175 metri dichiarati e addirittura 7900 candele. Ha un fascio abbastanza diffuso, ma conserva comunque uno spot importante in grado di illuminare ostacoli anche a media distanza. Apriamo ora la scatola e vediamo come è fatta all'interno. Vediamo, noi la apriamo, in realtà si può aprire in ambo i modi, sia da questa piccola linguetta che viene strappata, sia come ho fatto io dal fondo, così da lasciare la scatola intatta. Una bella linguetta appunto ci invita all'estrazione della torcia. E troviamo la solita confezione di All-Light per quanto riguarda le torce di livello medio. Infatti all'esterno è presente un'immagine fotorealistica della torcia anche in quanto a dimensioni, mentre sul lato appunto abbiamo diverse informazioni, tra cui la temperatura di colore. In questo caso è bianco freddo, ma ci dicono che esiste appunto una versione anche bianco naturale con CCT tra 4000 e 5200 Kelvin, e sul retro è riportato una breve riassunto di tutte le sue principali caratteristiche operative. Quindi se volete dare uno sguardo più da vicino, mettete in pausa il video e leggetele con calma. Quindi tornando alla nostra torcia, è contenuta all'interno di una confezione in plastica preformata, classica appunto di All-Light, e la torcia stessa è contenuta all'interno di un'altra bustina di plastica. Questa è la nostra luce, come vediamo ha le stesse dimensioni di quella riportata sull'etichetta. Questa la guardiamo in seguito, adesso concentriamoci sul contenuto della confezione. Mettiamo qua. Quindi vediamo che la scatola ha una piccola linguetta in plastica, una specie di cartone plastificato dove riporta le principali indicazioni per il primo utilizzo della torcia. Infatti ci dice innanzitutto di togliere il piccolo tappino in plastica presente all'interno per isolare i contatti della batteria durante il trasporto, che noi togliamo subito. Eccolo qua. Questa linguettina isola i contatti della batteria e li evita di entrare in contatto con i poli della testa. Dopodiché, nel secondo step, ci dice di stare bene attenti a caricare la torcia completamente anche prima del primo utilizzo, e infine ci raccomanda di bloccare sempre la torcia per evitare azionamenti accidentali. Infatti questa versione, a differenza della versione precedente, non dispone più del sensore di prossimità, che era fatto per evitare che la torcia, accendendosi accidentalmente in tasca o nello zaino, generasse molto in calore, provocando appunto delle bruciature nel caso del porto in tasca, oppure dei principi di incendio in caso di porto all'interno di uno zaino. In questa versione è stato rimosso il sensore perché era stato un grande flop, diciamo, del modello precedente, e quindi ci raccomando di tenerla sempre bloccata. Poi vedremo dopo quali sono le procedure di blocco. Ha aperto questo cartoncino. Vediamo anche i ringraziamenti di All-Light che ci ringrazia appunto di aver comprato questa torcia e ci auguro di farne un buon uso. Subito dopo abbiamo il manuale di istruzioni e il manuale di sicurezza della luce. Il manuale di sicurezza riporta le classiche indicazioni riguardo alla pericolosità della batteria a litio e quant'altro, mentre una particolare nota va fatta sul manuale di uso della torcia. Infatti questi di All-Light sono manuali veramente ben fatti, con delle semplici vignette riescono a spiegare anche intuitivamente quali sono le funzioni della torcia. Sono presenti anche delle minime descrizioni in diverse lingue, ma diciamo che sono totalmente inutili. Ora ve lo faccio vedere così che possiate mettere in pausa il video caso mai voleste soffermarvi su qualche funzione particolare. Quindi questa è la prima pagina, vediamo la seconda pagina, la terza pagina e la quarta pagina. Rimettiamo a posto il manuale.
Oltre al manuale abbiamo la classica sacchettina di Olight color nocciola, presente anche negli altri modelli della Baton, con dei laccetti per una facile chiusura, in grado di ospitare facilmente sia la nostra Baton 3 Pro che il caricabatterie o eventuali altri accessori. Questa la trovo molto utile, specialmente quando devo riporre la torcia per esempio all'interno dello zaino, e quindi evito che si graffi se sono presenti chiavi o altri materiali metallici. Quindi questo è sempre un utile accorgimento, insomma, mettere questa taschettina, questa tasca, ancora di più appunto perché è destinata a un EDC, e quindi capiterà spesso di averla dentro uno zaino, dentro una borsa, non sempre in tasca da sola, isolata dagli altri oggetti. Un altro accessorio importante, che è un po' il marchio di fabbrica di Olight, è il caricabatterie magnetico, in questo caso un MCC 1 A, 1,5, 2 A, quindi è classificato come MCC 2 A. Questo può essere usato in varie torce della stessa marca e ha la particolarità di attaccarsi magneticamente al fondo della torcia in modo molto forte. Diciamo che è possibile anche tenerlo orizzontale soltanto con la forza magnetica del caricabatterie. Questo accessorio potrebbe risultare un po' scomodo casomai non lo avessimo, infatti se ci dimentichiamo a casa questo caricabatterie non possiamo più ricaricare la torcia in altri modi. Infatti molte altre torce di quelle moderne dispongono anche di una presa USB-C che rende molto più facile la ricarica anche in viaggio, però insomma è una questione di scelta. Infatti la presenza di una presa USB-C renderebbe la torcia molto più esposta a polvere e acqua in particolare, quindi noi con l'ausilio di questo caricatore magnetico ricarichiamo la torcia anche in condizioni estreme, quindi anche se quando è presente dell'umidità o della polvere, senza mai andare ad aprire la torcia, che come vediamo dispone di un O-ring per isolarla dall'esterno. Se la nostra torcia viene aperta e richiusa sporcando l'O-ring perché in ambienti polverosi o quant'altro, potremo facilmente compromettere l'impermeabilità e la resistenza alla polvere. Quindi, visto il caricatore esterno, l'ultima cosa da vedere è la clip a L. La clip a L, presente in questo come in altri modelli di Olight, è un facile stand per la torcia. Infatti noi possiamo attaccare la clip a una parete non magnetica, evidentemente, una porta, un muro o quant'altro, e da lì appenderci la torcia per averla sempre a portata di mano in caso di necessità. Come vediamo la torcia è molto forte e anche la calamita di coda è abbastanza forte a tenere la torcia orizzontale. Poi se la scuotiamo forte potrebbe anche cadere, però diciamo che se messa in verticale non cadrà mai. Le dimensioni della Olight Baton 3 Pro sono di 102 mm di lunghezza circa, 23 mm di diametro e circa 29 mm nel punto più largo, che è quello appunto rappresentato dalla clip. Queste dimensioni appunto la rendono facile e comoda da tenere in mano. Vediamo anche qua che la mano trova una posizione naturale in cui prenderla. Infatti qua c'è un piccolo incavo in cui è semplice andare a riporre l'indice, e in questa posizione il pollice cade proprio sull'interruttore, quindi hanno pensato proprio all'ergonomia con cui tenere questa torcia. Inoltre appunto le sue dimensioni non la rendono né troppo piccola da dover essere impugnata in punta di dita, né troppo grande da risultare stancante o spiacevole nella presa. Quindi diciamo che ha un ottimo rapporto tra dimensioni e portabilità. Il peso è di 103 grammi, ma lo vediamo subito. Prendiamo la nostra bilancina precisissima, eccola qua, accendiamo e vediamo 103 grammi,3. Ora la pesiamo senza la batteria per vedere quanto pesa il corpo e basta. Peso senza la batteria 54,3 grammi e peso della sola batteria 49 grammi. Cogliamo l'occasione appunto per vedere la filettatura, che ha un filetto che presenta 3 filetti e poi in fondo un O-ring, sempre super ben lubrificato come classico di Olight. Questa
tipo di chiusura gli dà una resistenza agli agenti atmosferici IPX8, dove X vuol dire che non è stata testata per le polveri, mentre 8 vuol dire che resiste all'immersione, anche per periodi prolungati, una profondità sino a 1 metro se non sbaglio, poi vi farò sapere la profondità esatta. Inoltre è resistente alle cadute anche da 1,5 m di altezza, che sarebbe la classica altezza in cui andiamo a impugnarla durante l'uso. Per resistere alle cadute vediamo che la batteria è sospesa tra due molle, una nella parte della coda e le altre due sono disposte qua nella parte frontale. Una volta richiusa la torcia andiamo a testare se effettivamente resiste all'acqua, perché sì, sono belle le specifiche, ma andiamo a capire un attimino. Quindi proviamo ad accenderla, abbiamo il nostro bel bicchierone d'acqua e la lasciamo a bagno qualche minuto. Vediamo cosa succede. La torcia è ora rimasta a bagno per circa mezz'ora e vediamo che comunque non ha diminuito la sua luminosità, l'interruttore possiamo dire che funziona ancora tranquillamente, ha mantenuto tutte le sue caratteristiche, quindi possiamo dire che l'O-ring funziona. Ora non è una torcia da immersione, quindi non è fatta per essere immersa, ma per resistere occasionalmente all'immersione, quindi questa prova diciamo che è più che superata. Adesso ho asciugato alla bene meglio la torcia. Prima di vederne il funzionamento nello specifico vediamo alcune caratteristiche. In particolar modo alcune delle novità introdotte con questo modello sono appunto l'interruttore, che è più grande e dispone di un sensore di un indicatore dello stato della batteria al centro dell'interruttore. Infatti non so se si vede qua che adesso è verde, se io spengo si spegne il LED, mentre se accendo durante tutto il periodo di accensione ci dà una costante informazione sullo stato della batteria. Altra cosa importante è la clip. Infatti la clip è super solida e super resistente. Possiamo vedere anche dal rumore che fa che non è facile da staccare e permette l'inserimento in ambo le direzioni. Infatti è una clip bidirezionale, infatti posso inserirla in tasca per esempio in questo modo, sfruttando questa prima ansa, oppure sfruttando l'ansa secondaria anche a testa in giù. Questa è una questione di preferenze. Inserendo la testa in giù avremo una rapida, una pronta presa della torcia attraverso il suo corpo zigrinato come tipico della serie Baton, e l'avremo già pronta per essere utilizzata e impugnata in questo modo. Ora gli manca l'interruttore sulla coda per completare questa impugnatura, però diciamo che in alcune circostanze viene comodo poterla estrarre dalla tasca anche con l'ausilio di pollice e indice. Diversamente, come preferisco portarla io, la porto con la luce verso l'alto. In questo caso la torcia arriva quasi a scomparire completamente all'interno della tasca. Questa clip possiamo vedere in questo modello è super resistente, infatti a mano non riesco a toglierla anche facendo una discreta forza. Se la confrontiamo con la clip di modelli precedenti come questa SR2 Baton 2 per esempio, notiamo con quanta facilità si stacchi questa clip, proprio è una roba semplicissima. È anche cresciuta in dimensioni per renderla più tenace è più resistente, e vediamo anche l'interruttore come in questo caso era proprio più piccolino, più plasticoso, mentre in quest'altro caso, nel caso della Baton 3, risulta da un'impressione di solidità maggiore. Insomma, un'altra caratteristica di questa clip è che essendo così tanto tenace può trasformare questa torcia anche in una luce frontale. Infatti se portiamo appunto il cappello potremo inserirla nella visiera in questo modo, quindi vediamo che facciamo anche abbastanza fatica a inserirla, rendendola comunque solidale alla visiera e difficilissima da far cadere, quindi questa potrebbe essere già così un'ottima torcia frontale di emergenza. Le modalità operative della Olight Baton 3 Pro sono 6, che vediamo appunto riepilogate qua sopra: Low, Medium, High, Moonlight, Strobo e Turbo. L'interfaccia di utilizzo è semplice ed intuitiva e tutte le modalità sono accessibili attraverso l'uso dell'unico pulsante. In particolare da torcia spenta con un unico clic si accende nell'ultima modalità utilizzata. Una volta accesa, premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione, andremo a ciclare nelle tre modalità principali, ossia Low, Medium, High. Vediamo. Low, Medium, High. Low, Medium, High.
Per selezionare la modalità basterà rilasciare l'interruttore nella modalità desiderata. Per accedere alla modalità turbo, doppio clic dell'interruttore in rapida successione. Tac tac. Questa è la modalità turbo. L'accesso alla modalità turbo funziona sia da accesa che da spenta. Infatti adesso abbiamo visto il turbo da accesa. Spegniamo la torcia, doppio clic e entriamo in modalità turbo. Con il 3 clic in rapida successione accediamo alla modalità strobo, quindi attenzione allo strobo per chi fosse fotosensibile. 1, 2, 3, modalità strobo. A partire da torcia accesa, 1, 2, 3, modalità strobo. Vediamo ora le modalità memoria. A partire da una delle qualsiasi modalità low, medium e high, io posso andare a spegnere la torcia e riaccendere nella stessa identica modalità. Adesso la mettiamo in low, per esempio, spengo la torcia e riaccendo sempre in modalità low. Una particolarità è che la modalità turbo non viene memorizzata e dopo aver spento la torcia e riacceso la torcia sarà sempre in modalità high. Quindi io per esempio vedo che se io ho la modalità low, attivo lo strobo, spengo la torcia, riaccendo, ho sempre in modalità low. Se da modalità low passo alla modalità se dalla modalità low passo alla modalità turbo, spengo la torcia e la riaccendo, la vediamo che è in modalità high. Questa è una piccola particolarità dell'interfaccia che non ho ben capito, ma è così che funziona. Per bloccare la torcia, quindi per evitare tutti gli usi accidentali, tutte le accensioni accidentali che potrebbero provocare danni oppure degli ustioni se portate in tasca, ci basterà premere e tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché non comparirà la luce Moonlight e poi questa luce andrà in seguito a spegnersi. Quindi io tengo premuto Moonlight e si spegne. Da questo momento in poi la torcia è bloccata, quindi a una pressione del pulsante vedrò che la luce sull'interruttore diventerà rossa per alcuni secondi ad indicarmi che la torcia è in modalità di blocco. Per sbloccare la torcia ugualmente tengo premuto e vediamo che la torcia si attiva in modalità Moonlight. Non so se si vede perché qua è abbastanza luminoso, ma abbiamo acceso al minimo. Questa è anche un po' una caratteristica di sicurezza di questa torcia, perché dovendosi rimuovere accidentalmente la modalità di blocco, abbiamo sempre nella modalità di minimo consumo. Sarà possibile accedere alla modalità Moonlight esclusivamente tenendo premuto l'interruttore per circa 2 secondi e rilasciando la presa prima che la torcia entri in modalità di blocco. Ora in modalità Moonlight. La funzione temporizzazione è particolarmente utile quando la si usa in condizioni principalmente di escursionismo o come luce da notte. Infatti ci può capitare di volere una luce accesa per alcuni minuti mentre ci sistemiamo nel sacco a pelo o facciamo le ultime cose prima di andare a dormire e non voler ritornare ad impugnare la torcia prima di spegnere la luce. Per attivare la modalità di temporizzazione ci basterà la torcia accesa in una qualsiasi modalità, premere una volta, ripremere tenendo premuto. A questo punto la torcia lampeggerà una sola volta se il timer impostato è di 3 minuti, 2 volte se il timer impostato è di 9 minuti. Per cambiare tipo di timer possiamo ripetere l'operazione, quindi attiviamo la modalità 3 minuti in questo caso. Avete visto? Un lampeggio. Questa è la modalità timer temporizzata per 3 minuti. Ripetiamo. Adesso che ha fatto 2 lampeggi, il timer è impostato per 9 minuti. Per resettare il timer ci basterà spegnere la torcia e riaccenderla. Ora andiamo a fare qualche confronto in quanto a potenza luminosa con altre 2 torce, in particolare la Sofirn SC18 e la SR2 Baton 2. Per prima cosa vediamo la Baton 3 Pro. Vediamo che il lumen tube segna 0, al che apriamo un po' di luce, 0, qualcosa, sarebbe la luce ambientale, insomma le lampade che sto usando. Incominciamo con la modalità low. Ora mettiamo la modalità low. Questa è la modalità low. 3,52 lux, 3,43, stabilizzato a 3,7 più o meno. Ok. Adesso andiamo alla modalità media. La modalità media leggiamo circa 25 lux, high 116-117 lux, turbo 333 e a diminuire. Ora vediamo la SR2 Baton 2.
Cominciamo anche qui con la modalità low. Modalità low 3,78 lux, medium 30,99, cioè 29,99, quasi 30, high 96,73, 96,38, insomma intorno a 96, turbo 269. E anche qui possiamo vedere che questa torcia, essendo il modello precedente, senza molti dei miglioramenti, in particolare riguardo il LED e il driver, è un pochino meno potente. Non a caso questa è appunto la sua evoluzione. Terzo ed ultima prova con la Sofirn SC18. Adesso vediamo che è bloccata. Sblocchiamo, questa è la modalità Moonlight, per curiosità proviamo. Cambia di pochissimo, aumenta di 0,2 lux, quindi neanche la consideriamo. Ok, questa è la modalità min, 16 lux, medium 60,33,15 lux, 141,100 circa 139-140 lux per la modalità high. Per la modalità turbo 298. Ora ci spostiamo al computer e vediamo quanto dura la torcia in ogni modalità. Infatti ho fatto una prova misurando ogni secondo l'intensità luminosa per vedere quanto tempo duravano con una carica massima nelle varie modalità. Vediamo adesso qualche grafico ottenuto con un LumenTube artigianale, quindi non focalizziamoci sui numeri di per sé ma più che altro sulle variazioni e sui tempi con cui questa torcia va a dimerare il suo flusso luminoso. Vediamo che in modalità turbo nei primi secondi abbiamo un picco quasi sino a 1600 lumen che si stabilizza poco sopra i 1500 sino a circa un minuto, dopodiché inizia a dimerare per arrivare a circa 550 lumen dopo 1 minuto e 50 secondi. Il flusso luminoso rimane quindi intorno ai 550 lumen sino alle 2 ore e 57, quando scenderà intorno ai 120-130 lumen e rimarrà a questo livello costante sino a 3 ore e 17 minuti. Dopodiché andrà via via a scemare e spegnersi completamente a circa 3 ore e 35 minuti. Nella modalità high abbiamo un iniziale picco poco sopra i 600 lumen per andare poi ad assestarsi intorno ai 570 lumen sino alle 2 ore e 50 grosso modo. A questo punto il flusso luminoso scenderà intorno ai 120 lumen per andare poi a ridursi ulteriormente dopo le 3 ore e 30 per arrivare a spegnersi completamente poco dopo le 4 ore. La temperatura sia in modalità turbo che in modalità high è sempre controllata elettronicamente e non supera mai i 50 gradi. In modalità medium invece non abbiamo grosse variazioni, infatti la luce si accende intorno ai 130 lumen e così rimane sino a circa 17 ore e 15 minuti, dopodiché scende rapidamente per andare a spegnersi completamente dopo le 19 ore di autonomia. Per quanto riguarda la modalità low abbiamo fatto giusto un breve test di 5 ore per capire quanto l'intensità luminosa variasse nel tempo e possiamo dire che rimane costante intorno ai 18 lumen per tutte le 5 ore. Non siamo andati oltre perché avevamo un'aspettativa di 100 ore di test e non è il caso appunto mettersi a testare così tante ore di una luminosità sempre costante. In quest'ultimo grafico vediamo tutte le modalità precedentemente citate a confronto tra loro. Vediamo che la modalità turbo e la modalità high sono molto simili, mentre la modalità medium e la modalità low sono per lo più piatte, cambiano soltanto nella durata nel tempo. La Light Button 3 Pro viene venduta, come vediamo anche sulla confezione, in 2 temperature e colore, in particolare Cool White con CCT tra i 5700 e i 6700 gradi Kelvin e Neutral White con CCT tra i 4000 e i 5200 gradi Kelvin. Ora con l'aiuto del nostro Lightmaster 3 andiamo a misurare questi parametri e vediamo se sono in linea con le specifiche.
Posizionando il nostro luxmetro a esattamente 1 metro di distanza dalla sorgente luminosa, possiamo avere la lettura in lux che approssima la lettura in candela e quindi da lì ricavare la massima distanza del fascio luminoso. Alla modalità low abbiamo una lettura di 100 lux con una temperatura in gradi Kelvin di 5345 e un indice di resa cromatica di 63,2. Alla intensità medium abbiamo 642 lux e quindi 642 candela, CCT 5356 gradi Kelvin e indice di resa cromatica 62,9. Alla modalità high abbiamo 3380 lux con 5498 gradi Kelvin e un indice di resa cromatica di 64,6, mentre infine alla modalità turbo abbiamo 9767 lux con una temperatura di colore di 5648 gradi Kelvin e un indice di resa cromatica 66,0. Tutti questi parametri sono grossomodo allineati con i valori dichiarati, tranne l'intensità turbo che stranamente nel manuale di istruzioni è dichiarato a 7900 candela, quindi una lettura molto inferiore a quella appunto ottenuta. Per quanto riguarda l'intensità e l'ampiezza del fascio, essendo una torcia ad uso prevalentemente quotidiano e DC, ci aspettiamo un fascio molto ampio. Infatti vediamo qua che presenta un piccolo hotspot nella parte centrale, però sostanzialmente l'illuminazione diciamo che raggiunge quasi 180 gradi, insomma è molto aperto. Se la confrontiamo per esempio con l'Olight Warrior Mini 2 che è una torcia ad uso prevalentemente tattico, vediamo come questa ha un hotspot molto più definito, questo appunto in virtù dei diversi utilizzi della luce. Infatti vediamola anche così. Qua vediamo un fascio, un hotspot molto consistente al centro, mentre un angolo decisamente inferiore rispetto a questa che ha un angolo molto aperto. In confronto al suo predecessore, cioè la Light SR2 Baton 2, vediamo che grosso modo non hanno cambiato, perché comunque questa luce ha avuto un discreto successo tra gli appassionati, quindi è stata migliorata nella Light Baton 3, però non è stata stravolta. Infatti il fascio è grosso modo identico. Per quanto riguarda la batteria, la nostra Light Baton 3 Pro monta una batteria di formato 18650. Infatti, come possiamo vedere, abbiamo qua indicato il modello ORB 186C32 18650, che sarebbe il form factor, e una capienza di 3200 mAh e una tensione nominale di 3,6 volt. Questa batteria è di un formato proprietario. Infatti, come vediamo, sulla parte superiore presenta ambo i poli. In particolare al centro abbiamo il polo positivo e lateralmente il polo negativo. Polo negativo che è riportato anche sul fondo come nelle normali batterie. Infatti vediamo, questa per esempio è una normale batteria un po' usurata dal tempo, però vediamo che presenta un solo polo da una parte e un solo polo dall'altro. Per curiosità proviamo a inserire questa batteria normale all'interno della torcia e vediamo se funziona comunque anche con una normale batteria. E vediamo che non funziona, quindi dobbiamo stare attenti quando prevediamo di cambiare batteria. Dovremo prendere necessariamente una batteria di Olight. Viceversa, questa batteria non sarà possibile utilizzarla nelle altre torce, perché in base alla conformazione della molla rischieremo di fare un cortocircuito tra la parte centrale positiva e la parte laterale. Quindi qua è stato studiato tutto proprio perché questo non potesse avvenire. Il caricabatteria in dotazione è un Olight MCC 1 A, 1,5, 2 A che si attacca magneticamente al fondo della torcia e in questo punto presenta un LED. Quando il LED è di colore rosso la batteria sta caricando, quando diventa di colore verde la carica è finita. Giusto un appunto: quando questo LED si colora di colore verde la maggior parte della batteria è già carica, ma se lo lasciamo un'altra mezz'ora, 40 minuti in ricarica, riusciremo a completare sino in fondo la carica. Infatti quando si colora di verde normalmente sta assorbendo ancora più di un centinaio di milliampere. Come vediamo
vediamo dal grafico, la carica della batteria incomincia subito con valori molto alti, intorno al 1,5 A più o meno, per poi diminuire gradualmente sino ad interrompersi verso le 3 ore e 40. E come vediamo qua appunto si capisce come dopo questo punto la carica continua ancora per un'altra oretta più o meno. La batteria abbiamo anche testata col nostro X-Star VC4S, che è appunto un caricatore che offre anche una capacità di testing della batteria. Come vediamo qua entra a stento, perché questo caricabatterie è fatto per batterie di formato standard, che come vediamo, infatti si vede qua come questa di formato standard è più corta di questa di proprietaria di All-Lite, però per fortuna questa ancora entra. L'altro modello, il 21700, che è presente in altre torce più grandi, non riusciamo a testarlo in questo modo. In questo caso il test con il nostro X-Star VC4S ha dato una lettura di 2968 mAh, quindi è abbastanza vicino a quanto dichiarato. È comunque normale che sia un valore inferiore a quanto dichiarato, perché il caricabatterie comunque lavora a un intervallo di sicurezza, diciamo, quindi andrà a caricarla al massimo, però interromperà la sua carica intorno ai 3 volt, mentre se dovessimo andare a scendere ancora con la tensione, e quindi però entrando in zona critica a rischio di rottura della batteria, riusciremmo a estrapolare qualcosa in più. Vediamo ora la All-Lite Baton 3 Pro in una situazione, in un contesto urbano. Siamo sotto un cavalcavia dove spesso faccio questi video, perché è una zona appunto urbana, molto buia, e ho appunto dei riferimenti come appunto delle colonne a delle distanze specifiche, che quindi mi permettono di mostrare bene sin dove illumina la torcia. Quindi cominciamo con la modalità Moonlight. Spegniamo la torcia per accedere, tengo premuto, e adesso siamo nella modalità Moonlight. Vediamo che a malapena riusciamo a illuminarci i piedi. Certo, di notte riusciamo a camminare con questa modalità, a non inciampare, però non è il massimo. Ora passiamo alla modalità Low. Nella modalità Low cominciamo a vedere forse 2-3 metri di distanza. Anche questo, se la notte è molto buia, riesco a passeggiare. In particolare vedo questa colonna qui che è a circa 4 metri da me, però niente di più. Quelle intorno non si vedono praticamente. Passiamo alla modalità Medium. Nella modalità Medium sempre questa colonna 4 metri, si vede bene, anche il soffitto del cavalcavia comincia ad avere una certa profondità. Questa colonna qua incomincia a intravedersi a circa 17 metri, ma non di più. Giusto a occhio nudo si vedono bene queste colonne, 17 metri, però di più rimane sempre in penombra. Ora passiamo alla modalità High, e qua già cominciamo ad avere un certo fascio. Infatti abbiamo queste colonne 17 metri e queste colonne qui a circa 33 metri. In mezzo a queste due in fondo sono delle altre colonne a circa 66 metri, quindi riusciamo a vedere il fascio che è bello concentrato, ma al contempo illumina anche nei lati, insomma è abbastanza diffuso. Ora proviamo la modalità Turbo e vediamo che fa giorno. Quindi cominciamo a vedere benissimo queste due colonne a 33 metri circa, e anche quelle in mezzo che sono a circa 66 metri, che ho già fatto le misure altre volte. Proprio qua illumina praticamente a giorno, quasi da dare fastidio se lo usiamo per camminare di notte. Questa sicuramente ci fastidisce un po' agli occhi per via di quanto ci abituiamo al buio. Ora vediamo il confronto tra la All-Lite Baton 3 Pro e la All-Lite Warrior 2 Mini. La Warrior 2 Mini ce l'ho nella mano a destra, che sarebbe questa, non so se si riesce a vedere in qualche modo, la Baton 3 Pro ce l'ho nella mano sinistra. Quindi modalità Moonlight praticamente mi illumina solo le mani, che abbiamo già visto. Vediamo modalità Min. Mettiamo i fasci, si vede che la Baton 3 Pro, questa qui, è un fascio un po' più largo e diffuso, mentre la Warrior 2 Mini bello compatto. Modalità Medium anche
per la Warrior 2, vediamo appunto i due fasci come si vedono, High Button 3 Pro, High Warrior 2, vediamo la Warrior 2 come illumina bene uno spot ben definito, mentre la Button ha un fascio più largo. Turbo, vedete come illumina bene tutto dappertutto. Turbo, e ora turbo, e ora turbo per la Warrior 2. Vedete, proprio si nota tantissimo l'hotspot. Ovviamente luce diffusa intorno per comunque avere contezza degli ambienti circostanti, ma ora vediamo il confronto tra la Button 3 Pro che ho nella mano sinistra e la SR2 Button che ho nella mano destra. Questi sono entrambi in modalità Moonlight. Queste due luci sono praticamente molto simili, se non che la Button 3 Pro ha migliorato specialmente le modalità High e Turbo. Nella modalità minima vediamo i fasci molto simili tra le due, sia come luminosità che come grandezza. Modalità media per entrambi, sempre fasci molto simili. Comunque le colonne in fondo non le illumina né l'una né l'altra. Modalità High per la Button 3, vediamo che illumina bene le colonne in fondo. Modalità High per la SR2 Button. Qua si incominciano a vedere un po' le differenze, che la Button 3 è più potente, la Button 3 è questa e l'SR2 Button è questa qui. Ora turbo per la Button 3, ecco qua, e turbo per l'SR2 Button. Si vede proprio la differenza, il Button 3 è abbastanza più potente. Insieme Button 3 SR2 Button. Vediamo ora qualche altra immagine in questo parchetto. Sto portando a spasso il cane, quindi insomma cerco di avventurarmi un po' nelle zone un po' buie della città. Vediamo qua un edificio, questa è la modalità High, Low, Medium. Ecco, già vediamo nella modalità Medium, riusciamo a vederlo bene, saremo a una decina di metri da questo edificio. Nella modalità High si vede proprio bene, quasi a giorno. Vediamo adesso al buio, ecco la nostra torcia in modalità High. Diciamo che così è la modalità alta, è praticamente quasi fastidioso camminare, serve principalmente se vedo per vedere ostacoli, diciamo, nella distanza e altro. Vediamo appunto questo campetto da basket, a qualche metro abbiamo un canestro, l'altro canestro da questa parte, non tirare, l'altro canestro da questa parte, ma comunque illumina molto bene. Vediamo, modalità medium va benissimo per camminare di notte, infatti qua senza torcia praticamente non vedrei dove sto mettendo in piedi, mentre già con questa riesco a vedere almeno una decina di metri. Poi quando man mano che si abituano al buio si vede un po' più lontano. Adesso vediamo questo vialetto per esempio, modalità low si vede pochissimo, qualche metro. Medium comincia a vedersi bene, considerando che questa modalità dura 17 ore, quindi ne trovo più che sufficiente per una torcia da città così piccolina. High comincia a vedersi lì in fondo, guardate come si vede bene questo vialetto. E infine turbo, ancora meglio, illumina praticamente a giorno. Stessa cosa per questa chiesa qua dietro e il resto del vialetto. Continuiamo la nostra passeggiata.
modalità low è quella che userei per le passeggiate in campagna, infatti con un po' di attenzione, senza correre, si vede benissimo e non disturba la luce notturna. In questa modalità mi pare che duri addirittura 22 ore, no, 100 ore dovrebbe durare in questa modalità, quindi alla grande. Adesso pian piano torniamo verso la luce, ultime inquadrature verso questa chiesa, vediamo se alla luce se riusciamo a vedere la differenza. E guardate, anche sotto il lampione, guardate come illumina bene, bellissima, piccola e potentissima, forse la mia preferita per fare i giri col cane.